Ciao a tutti, bentornati su Celebrita dalla Turchia. Prima di cominciare, ricordate di iscrivervi, mettere like e attivare le notifiche per non perdere neanche un aggiornamento. La nuova ondata di tensione tra Mahsin Emirabet e Cenk Torun ha preso una piega inaspettata, e questa volta a finire al centro della bufera è stata lei. Tutto è iniziato quando Cenk è stato visto a un evento mondano insieme alla sua nuova fidanzata, una giovane attrice che recita anche nel suo prossimo film. L'alchimia sul palco e gli scatti rubati nei corridoi della location hanno fatto immediatamente il giro dei social, accendendo i commenti dei fan. Che cosa penserà Mahsin di questo? La risposta è arrivata molto prima del previsto. Su Instagram, Mahsin ha pubblicato una storia dal fondo completamente nero, con una frase essenziale ma tagliente. Alcune persone cambiano posto in fretta quando non hanno mai amato davvero, accompagnando il tutto con un silenzio eloquente, senza fronzoli. I follower hanno capito all'istante dove volesse andare a parare. È un messaggio per Cenk, scriveva qualcuno, mentre altri sussurravano, sta ancora soffrendo. Una persona del suo entourage ha confessato con cautela, non si aspettava che lui voltasse pagina così in fretta. Si sente tradita, e dentro di sé sperava che, se non altro, potessero ristabilire almeno un rapporto d'amicizia, un giorno. Dall'altra parte, Cenk ha scelto la calma. Niente risposte infuocate, niente storie allusive. Interpellato proprio durante quell'evento, quando i microfoni gli hanno riportato il post di lei, ha risposto con un mezzo sorriso, ognuno è libero di condividere ciò che sente. Io sono in una nuova fase e mi sento bene. Sembrava una linea definitiva, una chiusura elegante, ma la storia non era affatto finita. Poche ore dopo, sul profilo della nuova compagna di Cenk è comparsa una foto scattata allo specchio. Jeans, sneakers bianche, e soprattutto una maglietta con una scritta netta. Non vivo nel passato. Uno slogan innocente? Ai social hanno interpretato quel dettaglio come un affondo, e la miccia si è accesa. In rete è cominciata una lenta, visibilissima tempesta, commenti incrociati, analisi, paragoni, e soprattutto il grande palcoscenico delle allusioni. Le amiche più vicine a Mahsin raccontano che sta facendo il possibile per non lasciarsi travolgere. Lavora, pianifica, si presenta puntuale alle riunioni, ma l'idea di essere stata rimpiazzata la tocca più di quanto voglia ammettere. Anni di confidenze, di risate, di complicità non spariscono all'improvviso, dice una fonte, possono sbiadire, ma non si dissolvono la mattina dopo. Cenk, intanto, ha evitato accuratamente di parlare in pubblico della storia passata, ma in una recente apparizione televisiva si è lasciato sfuggire una frase che ha fatto il giro del web. Il vero amore non si dimentica, però la vita va avanti. Tanto è bastato per alimentare nuove speculazioni. Ha davvero archiviato quel capitolo? Oppure c'è ancora qualcosa che pulsa tra le pieghe del non detto? I fan, ormai esperti lettori di segnali, hanno colto un dialogo a distanza. In serata, Mahsin ha condiviso un frammento di Someone Like You di Adele, una scelta musicale che ha colpito nel segno. Poco dopo, sul profilo di Cenk è comparsa una foto dal set, con una didascalia sussurrata, non tutto ciò che fa male è una perdita. Il pubblico ha letto quelle parole come uno scambio in chiaro, una conversazione sentimentale esposta davanti a tutti senza mai nominare l'altro. Un giornalista in diretta ha commentato, non è un caso. Stanno comunicando attraverso i social, sembra filosofia, ma è un dialogo in piena regola, alla luce del sole. Sul piccolo schermo e lontano dai riflettori, la loro intesa aveva lasciato un segno profondo, e per questo ogni nuovo gesto viene interpretato come un indizio. Dal set del film che Cenk sta girando, una persona di produzione ha confidato sottovoce, è coinvolto nella nuova relazione, è vero, ma non ha smesso di controllare le storie di lei. I colleghi se ne accorgono, a volte si interrompe, guarda il cellulare, e rimane in silenzio qualche secondo. Uno scarto minimo, ma sufficiente a far discutere. Nel frattempo, chi frequenta Mahsin la descrive determinata a riprendere il controllo della propria vita. Sta negoziando nuovi progetti, si sta preparando per un set fuori città, e si concede giornate dedicate alla famiglia e agli amici. Eppure,
Vederlo con un'altra persona la ferita più di quanto confessi apertamente. Era una presenza enorme nella sua quotidianità, e certe abitudini emotive non si disattivano come un interruttore. Lo sanno tutti, anche quelli che tifano per la loro separazione definitiva. Il pubblico è spaccato. C'è chi sente la sofferenza di lei e la considera legittima, e chi invece appoggia Cenk nel suo diritto di andare avanti senza guardarsi indietro. Ma la cosa curiosa è che quasi nessuno, a dirla tutta, crede che la loro storia sia davvero finita. Un fan ha scritto: se davvero non gliene importasse più nulla, eviterebbe certi post. Perché rispondere tra le righe? Perché suonare quelle canzoni, proprio adesso? Domande che rimbalzano di profilo in profilo, alimentando un brusio che non accenna a spegnersi. Le voci parlano già di un possibile incontro. Un premio importante, una notte di luci e tappeti rossi. In molti giurano che Cenk e Massine saranno nella stessa sala, a pochi metri di distanza. E allora cosa succederà? Ci sarà gelo, la scelta di evitarsi, o, chissà, un attimo di tregua che nessuno si aspetta? In mezzo a questo mare di ipotesi, Massine ha affrontato i paparazzi con il mento alto: non ho nulla da nascondere e da cui scappare. Cenk, più essenziale, ha risposto: non mi concentro sul passato. Mi godo il presente. Due frasi nette, due strade parallele che però continuano a correre vicine. Gli esperti di linguaggio del corpo sono stati chiamati in causa per interpretare i dettagli. Nelle ultime interviste, dicono, Massine porta spesso la mano destra all'anello che indossa, lo tocca, lo rigira, come a cercare un punto fermo. Cenk, invece, quando qualcuno pronuncia il suo nome accostato al passato, distoglie un attimo lo sguardo dalla camera, evita il contatto visivo diretto, e poi torna rapido al sorriso professionale. Piccoli segnali, certo, ma in un racconto come il loro, i dettagli sono tutto. Intorno a loro, intanto, il lavoro continua. Il film di Cenk prosegue con un ritmo serrato, tra prove notturne e giornate in esterni. C'è chi dice che alcune scene con la giovane partner sul set abbiano un'intensità che, davanti allo schermo, farà discutere. Massine ha ricevuto un'offerta per una serie d'autore, e pare che il personaggio le somigli proprio lì dove le fa più male: una donna che si rialza dopo una grande delusione. Destino o coincidenza, di nuovo? E poi c'è il lato privato, quello che nessuna foto può contenere davvero. Gli amici raccontano di messaggi rimasti in bozze, di telefonate immaginate e mai fatte, di luoghi della città che hanno smesso di frequentare per non incrociarsi. In mezzo a questa distanza costruita, la memoria non si piega: i pranzi improvvisati, le corse in macchina in mezzo alla pioggia, i ciak ripetuti 10 volte perché ridere era più facile che recitare. Pezzetti di quotidiano che adesso finiscono in filigrana nei post, nelle canzoni condivise, nelle frasi che sembrano massime ma sono confessioni mascherate. Quando il giornalista ha pronunciato quella linea: questo non è un caso, si parlano online, ha toccato qualcosa che in molti pensavano e pochi osavano dire. È come assistere a un dialogo protetto, dove nessuno fa il primo passo esplicito, ma entrambi lasciano tracce abbastanza visibili perché l'altro le trovi. E questa è forse la parte che incolla lo sguardo: due persone abituate alle luci del set che provano a restare private, ma finiscono per raccontarsi proprio nel luogo più pubblico che esista, il social. La domanda che corre, sottile e insistente, è sempre la stessa: questo è solo un epilogo trascinato, o siamo davanti all'anticamera di un nuovo inizio? Perché una cosa è certa: nulla, in ciò che è accaduto tra loro, è stato banale. Nemmeno l'addio, se di addio si può parlare. Le storie più forti raramente si chiudono con un punto. Più spesso restano sospese, come una frase che aspetta la parola giusta per poter finire, o per potersi trasformare in altro. A poche ore dall'evento dei premi, la città sembra trattenere il respiro. Glee stylist preparano gli abiti, gli autisti hanno già fissato i percorsi per evitare il traffico, e i fotografi si dividono in squadre. Un invito, arrivato in extremis, ha confermato che Massine sarà sul palco per consegnare una statuetta. Cenk, dal canto suo, è tra i candidati per una scena memorabile del suo film precedente. I fan, davanti allo schermo, si organizzano con live e commenti,
pronti a interpretare ogni incrocio di sguardi, ogni mezzo sorriso, ogni distanza misurata. Eppure, al di là dello spettacolo, resta il mondo vero. Quello in cui si torna a casa quando le luci si spengono e i riflettori si raffreddano. Quello in cui ci si guarda allo specchio e si decide se indossare una maglietta che dice "non vivo nel passato" per credere fino in fondo a quella frase. Quello in cui si riascolta una canzone perché le parole sembrano scritte su misura per una ferita che non si vede ma c'è. È lì, in quelle ore silenziose, che probabilmente si deciderà tutto. Fino ad allora, ogni gesto avrà un eco. Ogni commento alimenterà la storia che il pubblico segue come se fosse una serie in prima serata. E può darsi che i capitoli successivi sorprendano tutti, o che invece confermino quello che molti già pensano, che certi legami non finiscono davvero, si trasformano. Chissà in cosa, chissà quando. E voi che ne pensate? Ma Sine è ancora innamorata di Cenk? Devono ritrovarsi, parlarsi lontano dai telefoni e dalle interviste, o la strada giusta è un passo deciso verso nuove vite, nuove persone, nuovi ruoli? Ditecelo nei commenti qui sotto. Iscrivetevi al canale, mettete un like e attivate le notifiche per non perdervi nessun aggiornamento su questa storia che, comunque vada, ha ancora tanto da raccontare.